AlphaWise U30 Pro, una stampante molto ben voluta da chiunque l'abbia comprata. Infatti se andate a vedere le recensioni sono tutte quasi che sfiorano le 5 stelle. Oggi ne parliamo di quali sono le mie prime impressioni su questa stampante, perché l'ho comprata e perché vi consiglierò di comprarla. Parleremo ovviamente anche dei lati negativi, ma poi diremo anche come poterli risolvere in maniera molto semplice. Allora, io l'ho ricevuta 2 martedì fa, ma non ho ricevuto il filamento. Quindi ho dovuto stampare con quel filamento che mettevano loro in confezione, e sappiate che se comprate questa stampante e non avete il filamento, ve ne danno uno in confezione che mi è bastato per fare già una bocchetta per la ventola che state vedendo in questa clip, per aiutare un po' l'airflow della stampa, anche se poi sono tornato a quello originale, perché vedevo che dava migliori risultati. Ad ogni modo, non è vero che il filamento che vi danno in confezione fa schifo, perché io l'ho provato, ho fatto una stampa e mezza. Se è il vostro primissimo filamento per poter provare la stampante, credo che vada più che bene, perché non ha fatto bolle e sinceramente forse ha stampato anche meglio di questo filamento Creality che ho qui, la stampante di cui arriverà anche la recensione. Ovviamente, come state facendo voi adesso, sono andato a vedere su internet prima di acquistare la stampante. Partiamo subito dai lati positivi, che vi annuncio già che sono molti di più dei lati negativi. Queste ovviamente sono le mie prime impressioni. La presenza di un bellissimo display touchscreen da 4.3 pollici che fa veramente la differenza, secondo me. Se è la vostra prima stampante, come nel mio caso, fa la differenza, perché io ho provato a delle fiere, anche al Maker Faire, delle stampanti con l'encoder rotativo. A volte può essere un po' confusionale e vi offro un'esperienza di certo non migliore di quella che potete ottenere con un display touchscreen. Tra l'altro questo display touchscreen si differenzia dalla versione non Pro di questa stampante, quindi l'AlphaWise U30, perché è nettamente più grande, direi quasi il doppio. Questo rende l'esperienza utente veramente molto bella. Sempre parlando del display, c'è da dire anche che ha un'interfaccia magnifica, cioè sembra veramente di star lavorando su un Android che dà comandi G-code alla stampante. Infatti, in realtà il display è una cosa a parte, cioè ha un firmware a parte che manda i comandi poi alla stampante. Molto ben voluto, soprattutto per chi è alla prime armi, il livellamento semi-automatico, cioè che ti porta in 5 punti, quindi 4 angoli più il centro, e secondo me è una funzione molto buona quando si ha il touchscreen, perché quando si ha l'encoder rotativo dovete andare con la rotellina a girare per far muovere il piatto o il carrello di estrusione. Ad ogni modo, così avete 4 punti da premere, andate molto veloci. Oltre a questo, parlando anche di livellamento, mi è piaciuto anche il fatto che, a differenza di molte stampanti economiche in commercio, anche se questa non è proprio nella fascia delle economicissime, tipo l'Anet A8, che nel 2020 non ha senso, secondo me conviene spendere qualche soldino in più e comprarsi una cosa del genere. Io l'ho pagata 200 euro su AliExpress. Dicevo, a differenza di quelle stampanti lì, le rotelline per il livellamento sono molto grandi. Un'altra cosa è che la filettatura delle viti sotto al piatto è molto stretta. Questo che vuol dire? Che dovrete fare molti più giri per fare un passo, diciamo, del piatto in alto o in basso. Questo ci garantisce una precisione incredibile quando andiamo a rivelare il piatto, e quindi una stampa molto bella. Mi è piaciuto anche il fatto che qua, come vedete, il piatto si può levare tramite 4 semplici mollette. Mi piace anche il fatto molto che sia un piatto in vetro, che non è concavo, e quando devo fare stampe piccole, superficie longer, quando devo fare invece stampe un po' più grandi, quindi che per forza devono aderire al piatto, allora vetro, perché è molto più semplice da staccare rispetto al piatto longer. A proposito del piatto, mi piace anche molto il fatto che si riscalda velocissimamente. Il piatto si riscalda un po' meno veloce dell'estrusore, ma l'estrusore vi assicuro che in forse 2 minuti va da 26 gradi, temperatura standard di una casa,
a 212 gradi, che è la temperatura del primo layer che uso io. Quindi faccio partire la stampa, vado a fare qualche altra cosa e poi la vedo che incomincia. Altra cosa molto apprezzata, il telaio. Il telaio è molto molto stabile e non me lo sarei mai aspettato da una stampante che non ha le barre praticamente dal piedino alla fine di questa barra di sopra. Invece con solo 4 viti da qua sotto è una stampante stabilissima e io ho una casa non molto grande e questa qua credo che abbia fatto più chilometri in casa mia di quando è arrivata dalla Repubblica Ceca a qua tramite il corriere, perché veramente la sposto in ogni stanza, dipende da quante persone ci sono in una stanza. La prima stanza libera senza persone, bam, la metto là, quindi sta sempre in viaggio questa stampante. Non ho detto che quando mi è arrivata la stampante, il kit d'assemblaggio, che non è neanche molto grande, ho detto non lo so, sarà il filamento, invece era la stampante, arriva quasi tutta assemblata. Basterà montare il display, il telaio alto tramite le 4 viti, il motore dell'asse Z, la barra filettata dell'asse Z e il gioco è fatto. Pochissime altre cose, il piatto con le mollette, il fine corsa dell'asse Z ed è pronta. Perché questa è la Longer LK4 che arriva montata un po' meglio della Alphawise U30 Pro. Comunque io vi consiglio vivamente di comprare la Longer LK4 piuttosto che la Alphawise U30 Pro, perché sono la stessa stampante. Infatti l'Alphawise U30 Pro è prodotta da Longer, poi ci mettono il loro nome qua, invece di Longer c'è scritto Alphawise, ma la stampante è la stessa e risparmiate dei bei soldoni. Ho risparmiato credo da 250 euro a 200, quindi 50 euro che posso investire in filamenti, in upgrade e molte altre piccole chicche per le nostre stampe 3D. Io ho fatto delle stampe prima di avere una stampante 3D tramite un mio amico che ringrazio sempre ogni giorno per le sue stampe, che ogni tanto mi faceva qualche stampa e mi dispiace dirlo per lui, ma con questa qua è un'altra storia, viene decisamente meglio. Lo stesso identico pezzo, sarà perché il filamento è nero, quindi si vedono meno i dettagli, però la qualità è veramente ottima. Adesso andiamo con i pochissimissimi lati negativi. La ventola della scheda madre. Lo so, ne avete sentito parlare da tutti, da chiunque ha fatto la recensione. È rumorosa? Sì, ma non da tapparsi le orecchie. È rumorosa? Sì, se ci devi dormire a fianco, ma non è rumorosa se hai la TV accesa, se hai la lavatrice che sta lavorando. Quello che voglio dire è che in una situazione di totale silenzio, quindi quando vai a dormire oppure quando non hai né TV né lavatrice né nulla acceso che faccia rumore, si sente quel poco. Quando invece hai la lavastoviglie, la lavatrice, la televisione accesa, allora lei farà proprio un soffio di rumore. Ma in ogni caso io ho comprato questa ventola su AliExpress che mi dovrebbe arrivare, che dovrebbe risolvere il problema. Ad ogni modo, se proprio non volete una ventola, smontate tutta la parte inferiore della scheda madre in modo tale da dare molta aria alla scheda madre stessa e avete risolto. Altra cosa negativa sono le cinghie. Qua ci sono i tendicinghia che però sono tra virgolette tirati al massimo. Cioè, che voglio dire che quando loro, i produttori, hanno messo la cinghia, perché non l'ho messa io, l'hanno messa loro, l'hanno già tesa abbastanza bene. E questo, quando io voglio andare a tirare la cinghia un po' di più, non la posso tirare perché già è tesa bene, quindi andrei solo ad allentare le cose. Per me è stato un lato leggermente negativo perché, non lo so, volevo provare ad allentare o a stringere la cinghia e non l'ho potuto fare perché era già ben stretta di fabbrica e basta. Credo che i lati negativi alla fine siano finiti, quindi ne vale la pena? Sì, ne vale la pena, ma ora perché l'ho acquistata? L'ho acquistata prima di tutto per avere una stampante 3D, perché io ho 1000 idee ogni giorno che purtroppo non potevo realizzare tutte in legno, quindi ho dovuto comprarla per dare sfogo alla mia creatività. Perché l'ho acquistata? Perché è silenziosa. Nonostante adesso vi abbia detto che la ventola fa un po' di rumore, io la vorrò cambiare con una molto più silenziosa e quindi starà bene in una casa con 4 persone anche la notte nella stessa camera in cui dormo, perché se io metto un dito sulla ventola, quindi per fermarla,
silenzio totale. Mentre lavora ci ho provato a metterle un po' di scotch e giravo intorno alla stanza, non la sentivo proprio. L'ho comprata anche perché ha un'area di stampa comune, quindi 22x22 per 25 cm, ma il telaio prende veramente poco, a differenza di una stampante gigantesca e rumorosissima come la Anetta 8, perché in realtà io avevo un amico che poteva vendermi un Anetta 8 a un prezzo decisamente vantaggioso, intorno ai 80 euro, ma ho deciso di spendere un bel po' di più per la grandezza, perché la Anetta 8 forse è il doppio di questa, o almeno un 150% di questo di sicuro, e soprattutto è rumorosissima. L'ho presa anche perché può raggiungere velocità di 120 mm al secondo, e per come sono io, ovvero un inguaribile impaziente quando si tratta di avere le cose, soprattutto quando devono arrivare dei pacchi, è una cosa molto vantaggiosa, ma anche perché se siete come me, che andate su Fusion, fate un modello 3D da stampare, che è grande così per la vostra macchina fotografica, per il vostro sonoff, per una qualsiasi cosa, aspettare 5 ore per quel pezzo così non ne vale proprio la pena. Infatti io con questa stampante alla fine ho fatto poche ore di stampa, saranno state forse 10 ore di stampa in totale, ma ho fatto un sacco di pezzi, proprio perché l'ho spinta a 90 mm al secondo quando lavora sulla precisione, quindi sulle parti esterne, sulle curve eccetera, ma poi il riempimento e tutte le cose superflue 120 mm al secondo. Riesco realmente ad ottenere degli oggetti che posso toccare con mano in un tempo sicuramente minore di quanto ci possa mettere Amazon, come diceva un mio amico che saluto. Ve la consiglio? A questo punto mi sembra logico che io ve la consigli, perché è sicuramente la migliore stampante a 200 euro che potete trovare in commercio. È uscita la Ender 3 Pro 2, che è un AlphaOS 30 Pro, ha il touchscreen, ha i driver silenziosi, è praticamente questa, solo che si chiama Ender 3 Pro 2. Ora basta parlare, perché arriverà, queste vi ricordo che sono le prime impressioni, arriverà una recensione tra penso un paio di mesi. Io vi saluto, ci vediamo tra 2 giovedì e vado subito a metterla in stampa.